ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, quinto elemento, etere, l'etere. Dopo aver attraversato l'aria, e dopo aver attraversato l'acqua, il fuoco e la terra, arriviamo al quinto elemento, l'etere. Che cos'è l'etere? Dove tutti gli elementi hanno origine. E quindi oggi andiamo a vedere quello che lo spirito dell'etere, che poi in sanscrito è la kasha, vuole dirti. Ma lo spirito dell'etere, la kasha, io ho preparato qua così, ve lo faccio vedere lo schemino. Adesso vi dico una cosa, facciamo una piccola premessa, una premessa importantissima, fondamentalissima per capire forse tutto, per comprendere tutto. Questo lo abbiamo fatto nel lavoro nelle masterclass, no? E quindi l'etere è tutto. Allora, che cos'è la coscienza? Cosa è quella cosa che esiste? Cos'è tutto questo che esiste? Si chiama Sat Chit Ananda. Tutto ciò che esiste è coscienza e gioia. Sat Chit Ananda. Tutto ciò che esiste è coscienza, consapevolezza, conoscenza, idee creative e gioia. Ecco perché che tutto intesi a gioia, questa è la tua meta. Perché tutto ciò che esiste, i problemi, le menzogne della mente duale, non esistono in realtà. Sat Chit Ananda, tutto ciò che esiste è coscienza e gioia. Tutto ciò che esiste è Sat e Chit. E tutto ciò che esiste è conoscenza, idee creative, e tutta questa consapevolezza è gioia. Sat Chit Ananda è lo spazio infinito, pieno di idee che sono eidola, gli dei, sono informazioni, energie, simboli. Possiamo chiamarlo anche Dio, quello che chiamiamo Dio è Sat Chit Ananda, Dio o divinità, il divino. Quando parliamo di divinità è sempre da intendersi la parte nel tutto e il tutto nella parte. Proprio, sai i frattali? Quando guardi dentro un frattale c'è il tutto, quella è la realtà. Ecco perché è una realtà complessa. Quando parliamo di divinità, che vi dico gli spiriti della natura, gli spiriti dell'aria, le emozioni, gli dei, è una realtà complessa perché è strutturata, ma è Sat Chit Ananda. Tutto ciò che esiste è coscienza, consapevolezza e gioia. E con l'accento gioia. Allora, l'etere, parliamo dell'etere, gli antichi lo chiamavano Akasha, i buddisti la chiamano la splendente vacuità del nulla, che non è il niente, non il vuoto come assenza, ma il vuoto come grembo infinito di creazione, è un vuoto pieno di energie. La fisica quantistica lo spiega bene che la realtà è vuota, no? Chi ha studiato la quantistica, ma anche informazioni che prese su internet, la realtà è vuota. E tutto ciò che vivi è proiezione, immagine, sogno. E le emozioni plasmano ciò che vivi. Ecco perché con lo yoga sciamanico lavori sulle emozioni per cooperare con l'invisibile. Allora l'etere è il campo invisibile da cui tutto emerge. E proprio dovete prefigurarvelo come un oceano di coscienza, di memoria, di energia, di simboli. Perché? Perché nella visione sciamanica e tantrica la creatività non è un segreto del cervello, cioè le idee non sono segreti del cervello. Tutto ciò che viene creato, la creatività, non solo la creatività, le idee geniali, tutto ciò che viene creato non nasce dal cervello, perché l'essere umano non produce idee, il cervello umano non produce idee, le riceve. Le idee, le immagini, i simboli, le intuizioni, i desideri, le visioni esistono già in questo spazio infinito, nell'etere, nella cascia. Tu non hai idee, tu non produci idee, le ricevi da questo spazio. E questo campo, questo spazio è ciò che gli antichi chiamavano akasha, cioè proprio un contenitore inesauribile dove tutto è già registrato sotto forma di energia simbolica, energia simbolica. E i simboli non sono dei concetti, i simboli sono delle forze vive, sono delle energie, sono dei e idola.
E come accediamo a queste energie? Il nostro sistema nervoso è una sorta di radar o telecomando, no? Che entra proprio in relazione con questo campo e ne traduce i movimenti in esperienza. Con quali idee tu vieni a contatto dipende dalle energie che porti nella tua genia, che si possono sempre modificare a seconda di quanto tu più entri in profondità nel lavoro spirituale. Per questo i Veda parlano di Sat, Chit, Ananda. Sat, ciò che è, ciò che esiste. Chit, coscienza, consapevolezza, conoscenza creativa. Ananda, gioia. Tutto ciò che esiste è coscienza e questa coscienza è gioia creativa. C'è stupendo! Quando ho conosciuto questo termine, Sat Chit Ananda, ce lo dicevo in continuazione, perché lo sento. E allora il divino in questa visione non è separato dall'umano, perché tu sei all'interno di questo, no? E se il divino è Sat Chit Ananda è tutto ciò che esiste, tu sei tutto ciò che esiste, sei espressione di questa coscienza creativa, gioiosa e cosmica. Quindi quando, ripeto, parliamo di divinità, non è da intendersi mai una realtà semplice, ma è una realtà complessa. Ma quando, come parliamo anche di umano, è una realtà complessa. Non esiste la divinità, un divino, non esiste quello con la barba bianca, là, il Dio. No. Ovviamente abbiamo già superato questi livelli, no? Quindi l'uno, il Dio, la Dea, non è una realtà unica, non esiste. In natura l'uno non esiste. L'uno è un concetto inventato dall'uomo. Inventato dall'uomo perché ai fini della prevedibilità, misurabilità e governabilità. Ma l'uno in natura non esiste. Cioè, ti faccio un esempio. Tu hai mai visto il cane? Mi dice, Francesca, ma che stai dicendo? Come non ho visto il cane? No, tu il cane non l'hai mai visto. Tu hai visto quel cane, un cane, due cani, tre cani, quattro cani. Non hai mai visto il cane, uno di cane, no. Altro esempio, tu hai mai visto una rosa? Hai mai visto la rosa? No. Non esiste la rosa in natura, esiste una rosa, due rose, tre rose, quattro rose. Non esiste l'uno, il cane, la rosa, l'albero. Non esiste l'albero in natura, esiste un albero, due alberi, tre alberi. Quindi l'uno è sempre molteplicità in natura. E così anche il divino non è uno, ma è una molteplicità di dei che sono le idee, che sono eidola. E gli dei sono idee vive, idee e idola, forme energetiche della cascia. Ed è per questo che il processo creativo, la creazione, è sempre un processo erotico. Non nel senso ridotto del desiderio, ma nel senso originario di Eros. Che cos'è Eros? È forza vitale, è unione, è generazione. Creare significa unirsi all'invisibile, ecco perché è erotico. Significa permettere all'umano e al divino di fondersi, di incontrarsi, di svanire l'uno nell'altro per generare qualcosa che non esisteva prima. Perché? Perché non esiste mai separazione tra i due. Non esiste veramente l'uomo e non esiste veramente Dio come entità separate. Esiste solo il loro rapporto, un rapporto di darsi continuo, un incessante svanire reciproco, l'uno nell'altro, l'uno nell'altro. L'uomo svanisce nel corpo del divino, cioè nell'invisibile, e il divino svanisce nell'uomo, cioè nel visibile. Questo movimento è ciò che accade da sempre, dalla notte dei tempi. Ciò che sta accadendo anche in questo istante, in ogni istante.
Ecco, questo darsi è ciò che chiamiamo esistenza. Questo darsi l'uno all'altro, è esistenza. E questo darsi reciprocamente l'uno all'altro, questa unione erotica, è simboleggiato anche tra uomo e donna nella sessualità, nell'incontro tra due corpi. Quando fanno l'amore un uomo e una donna, si dà vita a una creazione dove il piacere, Ananda, diventa nell'orgasmo la dissoluzione dell'identità separata. Quando si ha un orgasmo si ferma la sequenza di linea temporale. L'orgasmo è una piccola morte, un darsi, uno svanire, una frantumazione di questo tempo lineare, del prima e del dopo, dove l'io si dissolve nell'altro. E questo dà vita a una creazione, ai bambini, alle nascite. Cioè, il darsi incessantemente l'uno all'altro dell'umano e del divino, nella realtà biologica si manifesta tra la creazione di figli tra uomo e donna, ma è simbolico la creazione di figli di uomo e donna, perché c'è una creazione ancora più vasta a 360 gradi, proprio perché tutto è come, non esiste mai una realtà separata, è tutto come se fosse un frattale, quello che succede in alto succede in basso, è la stessa cosa. Quindi non è solo biologicamente, è simbolico, perché tutto ciò che accade nella materia è simbolo di un processo molto più vasto. L'unione tra umano e divino nel campo della Kasha. E quest'unione avviene solo e sempre ed è sempre avvenuta a mezzo dell'Ananda, la gioia cosmica. E così noi umani incessantemente svaniamo nel divino e il divino incessantemente svanisce in noi. Non c'è inizio e non c'è fine. Basti pensare che dal momento stesso in cui veniamo generati e iniziamo a vivere, iniziamo anche a morire insieme. Cioè dal momento in cui tu nasci stai già iniziando un po' a morire. È sempre così, cioè a svanire nell'invisibile, nel divino. Ecco, questo rapporto costante, incessante tra l'umano e il divino, il darsi l'uno all'altro, viene simboleggiato ogni nostro istante dal respiro. Cioè ogni respiro che facciamo parla di questo mistero. E infatti si dice che nell'esalazione si ha il giorno, si manifesta il mondo, il visibile. Nell'inalazione il mondo ritorna all'invisibile e abbiamo infatti, come facciamo anche nello yoga sciamanico, il ritiro delle proiezioni. Inalando tu ritiri le proiezioni, il visibile, lo riporti nell'invisibile. Quindi quando noi espiriamo significa dare forma allo spirito. Quando noi inspiriamo significa ritirare le proiezioni nello spirito. E così il respiro diventa proprio questo simbolo perfetto della creazione continua. Mentre tu respiri, inspiri, respiri, inspiri, ispiri, respiri, inspiri ed espiri, questo è il simbolo della creazione continua. È un ciclo incessante di apparizione e dissoluzione, apparizione e dissoluzione. Perché? Perché esistere significa continuamente morire a ciò che si è già stato per poter diventare altro. E questa morte, questo svanire, è amore, è sacrum facere, il darsi totale, offrirsi all'invisibile per permettere alla creazione di attraversarci. E quando noi vogliamo creare qualcosa di diverso da quello che già conosciamo, un artista per esempio, un artista si dà alla sua creazione, muore nella sua creazione, ecco perché diventa immortale. Michelangelo, Raffaello, vabbè a me piacciono gli artisti, quelli di una volta, cioè che senza fiato. Perché rimani senza fiato davanti a queste opere di questi grandi artisti? Perché toccano perfettamente questo rapporto erotico, perché tu vedi che fanno l'amore col Dio,
E allora anche quando noi vogliamo cambiare una nostra realtà, dobbiamo morire all'immagine precedente che abbiamo proiettato fino a questo momento. E quindi ogni nuova creazione comporta una morte, comporta questa dissoluzione dell'io. Ripeto, che è simboleggiata nell'unione tra uomo e donna con l'orgasmo, nella creazione del bambino, quando nell'orgasmo si ha proprio la frantumazione dello spazio e tempo lineare. Ecco, per ogni nuova creazione è necessaria una morte, uno svanire dell'immagine precedente, un deprogrammare l'immagine preesistente, scusami, per dare vita a una nuova creazione. E come lo facciamo per cambiare la realtà? Dandoci incessantemente all'invisibile. Cos'è l'invisibile? Le emozioni. Quando parliamo di trasformare le nostre vite, le emozioni che sono gli dei, dandosi completamente a quelle emozioni che abbiamo voluto sotterrare per paura. Allora quando tu le dissotterri e ti dai con amore, l'amore vince la morte. Amore, in latino amors, senza morte. L'amore vince la morte. E quindi, ragazze mie e ragazzi, questa introduzione importantissima per spiegare chi è Dio. Così, in 16 minuti abbiamo capito chi è Dio. E caspita, ce lo potevo dire prima. Che cos'è l'esistenza? E qua entra in gioco l'etere. E quindi oggi andiamo a vedere l'etere. Cioè, cosa sta emergendo adesso dal campo, dalla cascia, dall'etere per te in questo momento. Abbiamo capito che siamo un campo unificato, quindi è proprio adesso per te. Allora, iniziamo con i tarocchi. Sat Chit Ananda ce la mettiamo qua, no, ce la mettiamo di fianco, se no entrano i tarocchi. Allora, chiedo agli spiriti e idola Sat Chit Ananda, cosa sta emergendo dal campo adesso? Quello che la cascia sta attivando in te adesso, la cascia, gli dei e idola, la coscienza. Qual è la forza viva che sta nascendo? Qual è la forza viva che sta nascendo? Questa corrente invisibile che ti sta attraversando, ti sta per attraversare. Bella forza! Quasi me l'aspettavo che fosse questa carta. Il grande coraggio di esistere nella gioia. Sat Chit Ananda. Quello che ti sta attraversando in questo momento e ti attraverserà sempre di più nelle prossime ore è il coraggio di essere viva, vivo. E che cosa significa questo? Il coraggio di essere gioia. Sat Chit Ananda. E questa forza non è in senso mentale, è proprio quella forza vitale che sta diventando cosciente di se stessa mentre si manifesta. È Sat Chit Ananda che prende forma nel tuo corpo umano. Sat, sto esistendo. Chit, mi accorgo di esistere. Ananda, e questa esistenza è gioia. E il coraggio di essere vivi dentro la gioia stessa dell'esistere. Ma non solo, c'è un livello ancora più sottile qua, molto akashico. È la coscienza che entra nella materia senza paura di sentirla tutta. Questo è desiderio, è vulnerabilità, è piacere, intensità, presenza. In chiave sciamanica è come se il campo, la cascia, dicesse: adesso puoi abitare la tua energia senza separarti da essa, cioè
Qua sto vedendo una forza viva che sta nascendo dentro di te, e una forza profondamente cosciente, è un coraggio nuovo, è quello di essere pienamente vivo, di sentire la vita nel corpo, di non separarti più dalla gioia dell'esistere, anche quando c'hai dolori fisici, che sono pura energia. Il dolore, come vi insegno sempre, non mi stancherò mai di dirvelo, è pura energia che sta spaccando la diga della mente razionale che vuole dominare con il controllo quell'energia, e allora la definisce dolore. Quindi Sat Chittananda, essere, accorgersi, gioire. E la forza è il punto in cui questo si incarna. Non è più l'idea in sé, è proprio presenza viva. E adesso andiamo a vedere cosa ti sta attraversando senza che te ne stai accorgendo, cioè cosa ti sta attraversando senza che tu te ne accorga adesso. Una dinamica inconscia, un'idea, un'emozione. Cioè non sei tu che cerchi, è qualcosa che ti sta chiamando, quindi cosa ti sta attraversando senza che te ne accorga. Cosa ti sta attraversando senza che tu te ne stai accorgendo, senza che tu te ne accorga. Una dinamica, un'idea, un'emozione, cosa ti sta attraversando adesso? Ah, interessante il 7 di spade in questa posizione. Perché è come se mi parlasse di movimenti interiori che tu non riconosci adesso, no? Il 7 di spade è la carta del sottrarsi, del ladro. Però in chiave sciamanica immaginale è proprio, sono movimenti interiori. Cosa ti sta attraversando che non te ne accorgi? E proprio non te ne accorgi, non si fa accorgere questo movimento. Il 7 di spade si sottrae, no? Sono movimenti interiori non dichiarati alla coscienza. C'è qualcosa che passa dentro di te, però di lato, non in modo frontale. Potrebbe essere un pensiero che si autoprotegge, non vuole essere visto fino in fondo. Oppure una strategia inconscia per non sentire qualcosa di più grande. Non lo so, oppure una parte di te che sta osservando però non si espone. Oppure potrebbe essere un modo sottile di trattenere energia vitale senza accorgersene. Cioè, in chiave sciamanica è come se il campo, la cascia, ti dicesse adesso c'è una parte della tua coscienza che si sta muovendo in silenzio, senza dichiararsi completamente. Il 7 di spade nell'etere è una sorta di intelligenza dell'anima che ancora non si fida totalmente della piena esposizione al campo della cascia, capito? Cioè non ti fidi completamente, ma è inconscia, eh? È una forma di protezione sottile del sistema. Cioè, per dirlo in parole più chiare, qui vedo qualcosa che ti sta attraversando senza che tu te ne accorga pienamente, che è un movimento mentale o energetico che tende a trattenere, tende a osservare, tende a proteggere una parte più vulnerabile di te. Perché il 7 di spade mi parla di dinamiche sottili che sono proprio invisibili, che non sono negative necessariamente, cioè non sono ctonie, però mostrano dove ancora non c'è totale apertura al campo. Non c'è ancora totale apertura alla fede nell'invisibile. Una parte sottilissima è questa. Cioè, ma ci sta, voglio dire, altrimenti staremo già nell'età dell'oro. Che l'età dell'oro non è a livello cronologico, no? È uno stato di coscienza che si amplia, poi più persone entrano in quello stato e poi si crea anche a livello cronologico. Quindi, se fossimo già lì, non ci sarebbe il 7 di spade qui. Quindi è importante che ci sia il 7 di spade qui per poi andare lì. Ecco, così, moto al luogo. Sì, sì. Vediamo cosa deve morire per fare spazio adesso, quindi. Allora, cosa deve morire per creare spazio?
degli automatismi, delle identità vecchie, che tipo di identità vecchie, dei programmi ripetitivi o delle resistenze. Quindi cosa deve morire per creare spazio? Perché il coraggio di sentirsi vivi nella gioia, il coraggio di sentire la gioia nell'esistenza, deve oltrepassare una soglia qua. C'è ancora un po' di paura o resistenze, no? Vediamo cosa deve morire per creare spazio. Tutta la vecchia identità, la torre. Allora io l'amo questa carta perché poi esce proprio nei momenti in cui io la sto immaginando. Cosa che vi dico sempre con la torre: fatevi il rituale di morte e rinascita, morire la vecchia identità, o io non lo so se stai facendo con me il cammino sciamanico, io te lo auguro di cuore, di viscere, di pancia, perché è l'unico in grado di creare queste le meravigliose fratture per l'emersione dell'anima, quindi e della grande gioia. Quindi cosa deve morire per creare spazio? Tutto ciò che sai, credi di essere, la tua identità, il tuo nome e cognome, perché ti limita, anche se magari hai una vita meravigliosa, eccetera, però la tua identità ti limita nell'essere ancora più grande. Quindi la torre è tutto, non c'è una cosa, la torre è tutto. Deve morire tutta l'identità preesistente, tutta la vecchia immagine di te. Quando esce la torre è proprio tutta la vecchia, no, cioè non c'è una cosa che deve morire, tutto. Cioè deve morire significa deprogrammarsi, tutto quello che credi di essere, che credi di saper fare, per accedere a nuovi livelli delle idee creative della cascia. Perché la torre dice che deve crollare tutta l'identità che fino a questo momento ti ha fatto accedere solo ad alcune idee della cascia. Perché è infinito e nell'infinito tu accedi a quelle idee in base al tuo sistema genealogico, no? Cioè quello che abbiamo dalla stirpe, con tutti i limiti compresi. Quindi riguarda proprio l'architettura di tutta l'identità. È una destrutturazione del simulacro, mi verrebbe da dire, cioè tutto ciò che è stato costruito come immagine di sé, cioè i ruoli, le narrazioni sociali, la sicurezza mentale, schemi di controllo. Quando dico narrazione sociale, perché che significa? Narrazione come ti narri la tua vita secondo i miti sociali. Allora, i miti sociali sono i valori di male e bene, giusto e sbagliato, meglio o peggio, secondo la morale cattolica, perché da là veniamo, o secondo una morale di un sistema religioso della religione unica che abbiamo in ogni paese. Quindi questo è il senso. Si deve destrutturare tutto questo, quindi quando tu ti devi iniziare a narrare la tua vita con il codice naturale, con i codici naturali, con il codice della bellezza, del darsi, dell'offrirsi, del sacrum facere, non più con il codice narrativo sociale. Non mi do a quella cosa perché è male per me. Secondo quale modello? Se ti arriva una cosa davanti significa che ti devi dare a quell'emozione, altrimenti non arriverebbe. Quello è male, questo è bene, questo è giusto, questo è sbagliato. Se tu ci fai caso tutte le volte, è perché è inconscio. È inconscio. Cioè, è tutto inconscio, veniamo già al mondo con questo sistema perché entriamo nell'egregore, no, di questo pianeta e quindi è tutto inconscio, ce l'hai di default. Ecco perché il cammino spirituale profondo è radicale, è l'unico in grado di salvarti, proprio e farti godere. Allora, stavo dicendo, destrutturazioni di ruoli, narrazioni. È come se il campo, la cascia ti dicesse non puoi continuare a creare il nuovo restando dentro la forma del vecchio te. E quindi la torre è chiarissima, deve crollare l'immagine di te stessa o di te stesso. Deve crollare l'identità consolidata. La narrazione personale ripetuta, ah io sono così,
Quante volte tu dici, non lo so, mi succede spesso, ecco perché la presenza. No, io sono così. E dici come sei. No, io sono colì. No, no, quella è la tua identità che ti sei costruita in 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 anni. Sulla base dei vecchi modelli. Quindi tu sei infinite possibilità e soprattutto sei gioia, Sat Chittananda. Allora, la coscienza, la cascia ti sta dicendo l'identità consolidata, quello che credi di essere, credi di saper fare, credi di sapere, deve crollare. E soprattutto anche c'è il bisogno di controllo della realtà. Tutte le strutture mentali che ti definiscono però ti limitano. Quindi in chiave sciamanica questa è la fine della forma vecchia. Cioè è la fine della forma che credeva di essere il creatore. Non so se... Cioè l'etere qua è il punto cruciale. Non sei tu che cadi, è la maschera dell'io che non regge più la frequenza del campo. La parola persona viene dall'etrusco persu, persu, con la U. Significa maschera. La maschera è l'identità che ti sei consolidata e costruita in tutti questi anni, con tutte le credenze della tua famiglia, della tua genia, del sistema, del sociale, della scuola, della religione. Questo è lo spazio che si libera per il contatto diretto con la cascia, perché finché esiste una torre troppo solida, il campo, la cascia non può attraversarti liberamente. E quindi la morte qua è della versione che non è più abbastanza ampia per contenere ciò che stai diventando. Mi spiego? Che botta! Vediamo, vediamo. Questa è anche l'aspirazione ad emergere, no? Come diceva Adler dell'anima. L'anima ha una grandissima aspirazione ad emergere. Emergere cosa significa? A liberarsi di tutti i condizionamenti che la limitano e accedere a questo campo infinito di informazioni della cascia e realizzarsi. Sì. Che cos'è che vuole nascere adesso attraverso di te? Quindi la chiamata del destino, chiamiamolo anche Eros cosmico. Che cos'è che vuole nascere attraverso di te? Qual è il desiderio della cascia che vuole incarnarsi attraverso di te? La direzione evolutiva. Che cos'è che vuole nascere attraverso di te? L'amore, cioè il 2 di coppe. Quello che vuole nascere attraverso di te è l'introduzione che abbiamo fatto prima di battere le carte. È il 2 di coppe, cioè il 2 di coppe è proprio il divino, la cascia, gli dei vogliono che tu fai l'amore con loro senza paura, perché da questo amore che è anche l'amante mistico, ok? Quindi come ti suona meglio? La cascia è l'amante mistico. Quello che vuole nascere attraverso di te è la gioia di creare con l'assoluta assenza di paura, la gioia di essere viva. E da questa gioia di essere viva e vivo usciranno tutte le creazioni possibili e immaginabili che hanno a che fare con la vera essenza tua. È un piacere immoto, una gioia in peritura. L'Eros cosmico è uscito il 2 di coppe, sono sbalordita da queste carte, è stupendo. Vuole incarnarsi l'amore, il sacrum facere, il darsi continuo, la fede impeccabile in questa creazione continua attraverso il tuo respiro. Cosa vuole nascere attraverso di te adesso? Vuole nascere il punto esatto in cui l'umano si apre al divino, l'invisibile si apre all'invisibile,
il dentro e il fuori smettono di essere separati. Anche la manifestazione dell'amore tra due persone, ma non può prescindere da questa ristrutturazione qua. Cioè, prefiguriamocelo come amante mistico, sposa invisibile o sposo sotterraneo, sposa sotterranea, la stessa cosa, sono due principi distinti ma non separati, no? L'amante mistico qua è proprio la dimensione erotica, sacra del contatto con il campo, con la cascia. Il due di coppe è il momento in cui il campo, la cascia, l'etere non ti attraversa più soltanto, ma ti incontra proprio, cioè eros cosmico, come riconoscimento reciproco tra due presenze vive, tu e la cascia, l'etere, tu e il divino, tu e gli dei. C'è la consapevolezza di questo, piena, totale. Cioè, qua io vedo che ciò che vuole nascere attraverso di te è un principio di unione profondissima. Il due di coppe parla di incontro, relazione, fusione armonica tra ciò che senti dentro e ciò che la vita ti porta fuori. Cioè quello che senti dentro rispecchia perfettamente ciò che poi manifesti fuori. Cioè meraviglioso. Questa è la chiamata del destino che si manifesta come eros cosmico, come la capacità di entrare in questa relazione viva con l'esistenza. È quella presenza invisibile, come l'amante mistico, no? È quella presenza invisibile che non è mai separata da te. Quell'amante mistico, lo spirito guida, che si manifesta ogni volta che il tuo cuore però si apre senza difesa. Ecco perché poi quello che senti dentro, bello, bellissimo, questa fusione si manifesta fuori esattamente così come la senti dentro, è sempre così. Ma quando noi non abbiamo tanta, no, riconosciamo questa presenza della fede, vediamo ogni cosa che accade come un negativo, no? E invece ogni volta che tu, come dire, risani il karma, l'effetto di ogni evento cambia e tutto diventa gioia. Wow. Ora, come si incarna nella materia questo? Come si incarna nella materia? Come si incarna nella materia? Con la guarigione, con il silenzio, 4 di spade. Non mi parlano di azione diretta, non mi parlano di costruzione immediata. Mi parla di questa incarnazione attraverso una quiete cosciente. Non è inattività questa, eh? Questa è la maturazione invisibile della coscienza dentro il corpo. Cioè, in chiave sciamanica e akashica, questa carta dice che la materia non si crea sempre facendo, ma spesso si crea lasciando che l'invisibile si stabilizzi dentro di te. Perché il 4 di spade è la pausa sacra, è l'integrazione energetica, è la ricalibrazione del sistema nervoso. Come ti ho detto nell'intro di questo video, con il sistema nervoso noi accediamo a queste informazioni. È una ricalibrazione del sistema nervoso. È quel silenzio che permette al campo di depositarsi nel corpo. Ecco perché entrano in gioco le pratiche sciamaniche, anche i rituali di morte e rinascita, tutto ciò che vive. Lo yoga sciamanico è una meditazione in movimento. Questo è. Quindi questo 4 di spade non è proprio la meditazione a livello tecnico, cioè è lo stato di presenza in cui il corpo smette di reagire
e inizi a ricevere il campo, le informazioni della Akasha. Come se l'etere ti dicesse non portare la visione nella materia con la forza, cioè lascia che la materia diventi abbastanza silenziosa da contenerla tutta. Mi verrebbe da dire così. Cioè io qua vedo che l'incarnazione di quello che la Akasha vuole, no? Avviene attraverso il silenzio, la pausa, l'integrazione profonda. Il 4 di spade qua parla di uno spazio interiore in cui il sistema mentale si calma e permette all'energia dell'etere di depositarsi nella materia senza forzatura. Mi viene in mente proprio i fiocchi di neve, no? Qua c'è le navi, i fiocchi di neve che si depositano senza forzatura e creano un manto meraviglioso. C'è questa carta, è il grembo. È il momento in cui ciò che hai ricevuto dal campo, dall'etere, dalla Akasha, non è ancora azione, ma è gestazione. E quindi la materia qui non è movimento, ma è attesa, attesa viva. Sì. Beh, altrimenti saremmo nel... Dopo questo c'è un risveglio cosmico, collettivo. Vediamo adesso qual è il messaggio finale dell'etere, della Akasha, del Satchitananda, degli dei, del divino. Abbiamo capito che è una realtà complessa ed è uguale, no? Qual è il messaggio finale dell'etere, degli spiriti? Tu vinci 6 di bastoni. Questo 6 di bastoni sa che mi fa pensare a un wow, finalmente, cioè wow, cioè questo 6 di bastoni finale è veramente un applausone. Ringraziamo gli dei perché è un applausone col 6 di bastoni. Te lo faccio sintetico, cioè facile facile. Allora, il 6 di bastoni come messaggio finale dell'etere dice una cosa molto semplice e potentissima. Quello che hai capito dentro di te adesso inizia a vedersi anche fuori. Cioè, allora, cosa si concretizza realmente nella tua vita? Ti senti più sicura di te e improvvisamente gli altri iniziano a rispettarti di più, a darti spazio, a riconoscerti. Cosa si realizza concretamente ancora? Per esempio, hai fatto un lavoro interiore su una certa paura? Ok, e quindi è una situazione che prima ti bloccava, ora si sblocca da un momento all'altro, senza che più ci lavori. Mi spiego? Semplicemente perde potere. Cos'altro manifesti concretamente? Che hai iniziato a credere in un tuo talento e arriva l'occasione giusta, un invito, una chiamata concreta, successo, riconoscimenti esterni. Un'altra cosa che si manifesta è questa: hai smesso di nasconderti perché senti che sei viva, sei potente, sei bella, sei bello e vieni visto, notato e riconosciuto. Succederà anche questo, o succede anche questo. Hai cambiato vibrazione interna? Bene. Che succede di conseguenza? Cambiano le relazioni, cioè vedrai che alcune relazioni si allontanano e altre arrivano più vere. Mi spiego? Cioè, dentro di te cambia qualche cosa, allora, dentro di te cambia qualcosa di invisibile e che succede? La vita fuori ti risponde. Non perché la controlli, perché sei diventata tu più coerente con ciò che sei davvero. Quindi qua l'etere ti mostra, la Akasha, che ciò che hai trasformato dentro di te inizia a diventare visibile fuori. Avrai più riconoscimento, più chiarezza nelle relazioni, più possibilità concrete.
Cioè c'è proprio più vita che risponde alla tua nuova frequenza, e questo è il senso. E non è solo successo esterno qua, non è successo esterno a livello competitivo, è che il mondo esterno smette semplicemente di contraddirti, inizia a rispecchiarti e a rispettarti. Cioè, vi rendete conto della potenza di quello che ci hanno detto gli dei in questo momento? Cioè, non abbiamo solo, vabbè, come al solito lo facciamo, non abbiamo letto tarocchi, abbiamo letto gli spiriti, abbiamo ascoltato il campo, mentre qui prendeva forma attraverso queste immagini vive, no? Allora, che succede qua? Che all'inizio emerge questa forza nuova, che è la coscienza che si riconosce viva mentre si manifesta, Sat, Chit, Ananda, che inizia a incarnarsi nel corpo. Poi scopri che qualcosa che ti attraversa in silenzio, sta sotto la soglia della mente, senti questi movimenti sottili, un po' delle strategie invisibili, delle parti di te che ancora non si fidano completamente, no? Come se osservassi un po' la vita, alcuni aspetti della vita ancora dietro un velo. Subito dopo arriva il grande, sacrissimo crollone, la torre. L'immagine che hai di te non può più reggere. La frequenza che stai diventando è troppo alta. E questa è la liberazione della vecchia forma. E da qua si apre la chiamata del destino, l'eros cosmico. Qua non sei tu che desideri soltanto, questa è la vita che desidera attraverso di te. E che cosa cerca la vita? Cerca un incontro, una relazione, un'unione viva con l'esistenza. Ma per incarnarlo davvero qualcosa deve rallentare, deve dissolversi, entrare in silenzio, perché la materia non è che nasce dall'azione soltanto, nasce anche dal vuoto che la riceve. Ricordiamo la splendente vacuità del nulla, come ti ho detto all'inizio. Bisogna fare spazio, vuoto, vuoto. Il vuoto non è nulla, è l'etere, la cascia, dove tutte le immagini e simboli prendono forma. E così l'etere ti insegna questa verità, la verità più profonda. Non esiste mai la separazione tra umano e divino, è un continuo darsi, un continuo svanire reciproco uno nell'altro. E che succede poi? Che tu entri nel mondo, il mondo entra in te, tu respiri la vita e la vita ti respira. E in questo movimento esterno, che cosa accade? La grande creazione. Tutto si stabilizza in forma visibile, ciò che hai attraversato dentro di te inizia a rispondere fuori, la vita e il mondo ti riconosce, le situazioni si riallineano, la realtà diventa specchio della tua frequenza elevata, ma non tanto perché hai ottenuto qualcosa, anche se quel qualcosa l'hai ottenuto, perché sei diventato qualcosa di talmente vero e talmente vibrante con la legge cosmica che è palese. E così tu non sei più separato o separato dal campo a livello cosciente, ma ne sei cosciente che tu sei il modo in cui il campo, mi verrebbe da dirlo in modo come lo direbbe Hillman, Hillman potrebbe dire che il campo si sogna mentre si manifesta. Tu sei il modo attraverso cui la cascia, il campo si manifesta nel visibile, a livello cosciente. Mamma che bomba, oh. A questo punto ci voglio mettere tutti gli oracoli che ho adesso. Facciamo altre 6 ore di video con tutti gli oracoli che ho. Vediamo, dai, quali metto? Tutti li voglio mettere, tutti, tutti. Ah, aspetta. Dove stanno quelli degli angeli, quelli... Eccoli, eh? Ah, questi fanno comunque per 10, questi qua. Allora, vediamo Sat Chittananda, gli spiriti, tutti gli dei. Cosa ci dicono adesso? Cosa stiamo quindi incarnando? Vediamo. Vai, cocktail di oracoli. Vai, eccola. Finire quanto iniziato. Oh, mi viene in mente il grande mantra. Allora, il grande mantra è questo. Appena l'ho vista proprio.
Prometto di compiere, aspetta, non è così. Prometto che ciò che non è stato fatto farò. Prometto che ciò che non è stato fatto farò. Lo dici ai tuoi avi, ai tuoi antenati, che fanno parte di Sat Chit Ananda, fanno parte di questa coscienza della Kasha. Prometto che ciò che non è stato fatto farò. E che cos'è che non è stato fatto? La realizzazione dell'anima, la potenza viva incarnata. Tutte le incarnazioni ci siamo prefissi sempre lo stesso obiettivo. È l'illuminazione, il nirvana. Comprensione delle leggi universali, perché quando accedi alla Kasha, grazie alla torre, guarda che dice qua, idee luminose, Sat Chit Ananda, stupendo, le idee sono uno dei grandi pilastri della vera prosperità. Che cos'altro? A che cos'altro accediamo? A che cos'altro accediamo? Al dono della profezia, cioè il dono della profezia, vedere le conseguenze dei nostri atti, dona la capacità di saper scegliere. Vabbè, quando hai il dono della profezia, allora tu puoi scegliere. Cioè, allora, un po' come le sacerdotesse di Apollo, no? La Pizia veniva chiamata. Quando noi agiamo con coscienza, con le idee luminose, allora il nostro karma cambia. Il karma non è tanto ciò che ci accade, ma come ti relazioni a ciò che ti accade. Allora, quando hai il dono della profezia e tu puoi vedere ciò che è predisposto per te a livello sensoriale anche, o chi ha i canali visivi più sviluppati lo vede proprio, no? Allora tu puoi scegliere come relazionarti a ciò che ti deve già accadere, che ti è sempre accaduto e ti sta accadendo, perché il tempo è circolare, non è lineare. Quando tu agisci in modo diverso, ti relazioni in modo diverso a ciò che è già predisposto per te, la realtà cambia, diventa gioia. Cioè l'effetto, anche l'effetto di una cosa negativa che doveva accadere, diciamola così in termini spiccioli, ma dobbiamo utilizzare altri termini. Dobbiamo imparare a utilizzare altri termini, però per dirlo in maniera un po' più spicciola. Se tu senti che qualcosa di impattante deve arrivare nella tua vita, se tu lo vedi come dono di profezia, allora scegli di relazionarti con che cosa? Con coraggio, mi do, perché questo è già predisposto dalla mia genia, mi do. E quando ti dai anche a ciò che è un po' più invasivo, l'effetto di quell'evento cambia e ti dà gioia. Della serie, non tutti i mali vengono per nuocere, anzi, detto ancora un po' più spicciolone. Bellissimo, bellissimo. Che cos'altro? A che cos'altro accediamo? Eccola. La voce della mente. La mente si illumina, mette in connessione con la verità profonda. Sogni premonitori, protegge da magie malvagie. Vabbè, magie malvagie è sempre un modo di intendere le cose, no? Energie pictonie, sotterranee. Quindi la mente risvegliata, come la chiamava Aurobindo. Cioè è una mente illuminata dalla coscienza, dalla profezia. Una mente risvegliata è l'uomo dopo l'uomo, sempre Aurobindo lo diceva, ma lo diceva anche Nietzsche, il superuomo. Tant'è che Aurobindo stesso diceva la grande esistenza, la bellezza, la natura in sé, talmente bella che non può fermarsi all'uomo consumens che abbiamo oggi. Aurobindo diceva l'uomo con giacca lo metto con giacca e cravatta di oggi, senza nulla togliere lo metto giacca e cravatta perché mio padre ha fatto il bancario 50 anni, 60 anni e sempre giacca e cravatta, però come simbolo, no? L'uomo più discostato dalla natura, quindi Aurobindo diceva lo metto in giacca, non si può pensare che la grande maestosità e bellezza della natura si sia fermata all'ometto giacca e cravatta e a quello che
succede oggi, a quello che l'uomo fa oggi, che l'uomo non rispetta la propria natura, la natura esterna che poi è la stessa cosa, la mancanza di rispetto dell'uomo nei confronti della natura e la mancanza di rispetto nella sua natura selvaggia, nella sua vera identità, quella profonda dell'anima, e quindi è uno specchio. Di conseguenza Aurobindo diceva che l'uomo, ma lo diceva Nietzsche, pure Steiner, no? L'abbiamo visto anche quando vi consigliavo di leggere La saggezza dei Rosa Croce di Steiner, no? Sono dei passaggi straordinari in quel libricino pazzesco, pazzeschi, e l'uomo non è finito qui. L'uomo che vediamo oggi, l'uomo consumens, è un uomo di transito. Finirà quest'uomo. Sta finendo nel Kali Yuga quest'uomo qui, perché la natura si sta evolvendo. Cioè non si può pensare, ripeto, che la natura, la maestosità della natura abbia creato come fine ultimo l'uomo che abbiamo oggi. No, l'uomo che abbiamo oggi è un transito. La natura si evolve e soprattutto si evolve per anomalie. Non voglio entrare in merito a questo, però come sappiamo bene noi nello yoga sciamanico e nella psicologia immaginale, il tumore stesso è un'anomalia attraverso cui la natura si evolve. Tutto ciò che per la terapia attuale è considerato male sono anomalie di un sistema che sta cambiando. È l'uomo dopo l'uomo. Ok, vediamo di metterci anche questi. Ancora cosa ci dicono tutti gli spiriti, cosa incarniamo, cosa riveliamo grazie alla caduta della vecchia identità. Eccola, vabbè, vediamo questa. La perseveranza, creo me stessa, mi attengo a me stessa, seguo il mio cuore e tutto andrà secondo una direzione migliore, infatti, perché il cuore, no? Il cuore pulsante. Credo fermamente, che non è la fede. Non si può dire fedo fermamente o fedo fede permanente, credo fermamente. Le credenze sono tutte della mente, la fede è quando tutte le credenze finiscono. Quindi qua dice credo in me stesso, nella vita, nella bontà degli dei, e di conseguenza ho le capacità di compiere tutti i miei sogni. La volontà poderoso sì, la volontà del divino mi appoggia. La mia vita è bagnata dalla luce divina e il mio cuore è aperto all'universo. Non vi riconoscerete più, non vi riconoscerete più. Meno male, meno male. Bellissimo questo messaggio. Vediamo quest'altro oracolo. Non ti nasconderai più dalla vera essenza, cioè dal cooperare con gli dei, dal sentire l'unione imprescindibile, non ti nasconderai più, il bastone è il visibile. Finalmente inizierai a sognare in grande, certo che inizi a sognare in grande. Se tu distruggi l'identità dell'io, e di conseguenza ti apri le infinite possibilità di cui tu anima sei espressione. Ricorderai che tutto è possibile e non nasconderai i tuoi talenti, le tue abilità, ma le userai per costruire il tuo mondo. Ragazze e miei ragazzi, io non aggiungerei nient'altro, volevo metterli tutti gli oracoli, mi ha steso questa stesa, diciamo, mi ha steso, è stupendo, è stupendo. Ragazze e miei ragazzi, che cosa dirvi? Siamo in un cammino straordinario, iniziamo a riscoprire tutto quello che siamo sempre stati. Il Buddha diceva Samasati, ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato. E perché? Perché l'esistenza è gioia. Sat Chit Ananda. L'esistenza è gioia. Quindi, detto questo, che tutto in te sia gioia, perché questa è la tua meta. Che tutti gli dei ti benedicano, ora e in eterno. Io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua!